Gentili amici, compagni di merende, norcini, norcine, ora ci sono anche aggiunte tantissime norcine, questo non me lo immaginavo, specialmente sul gruppo, sul forum. Bene, questa passione che si estende anche alle donne, sono piacevolmente contento. Ok, io credo che questo video sia fra i video più importanti come tema, il tema che tratta, che sarebbe le fasi, le 3 fasi, diciamo, principali per ottenere dei salumi, non della carne secca. Ora, non voglio fare il critico o il puntiglioso. Non pensate che tutti quanti hanno la fortuna che avete voi, che sicuramente ora volete scrivere, ma io non lo faccio, io non l'ho mai fatto, io di qua, io di là. Molti non hanno la fortuna di avere una cantina adeguata, il clima adeguato, stare in alto, in collina adeguato. In Italia il 70%, compreso me, non ha questa grossa fortuna. Allora si deve aiutare, perché se no buttiamo via ogni cosa. Allora facciamo e poi buttiamo via ogni cosa, perché questa qui nel lavoro che andiamo a fare, io credo che sia il 70% più importante. Il 30% della carne è la cosa meno importante, per farvi capire, ok? Allora, quelli che hanno questa fortuna aiutano gli altri che non sono fortunati. Io li aiuto come posso con queste descrizioni. Queste descrizioni si possono attuare sia con una bella cantina adeguata, o se no bisogna organizzarci, ragazzi, con un maturatore. Poi il consiglio, magari se voi non avete la cantina, magari c'è la vostra suocera, allora non fate altro che prendere uno strumentino, qua si vede poco, strumentino che vi dice la temperatura e l'umidità, ci sono così, ci sono digitali, ce ne sono e fate dei test in queste cantine. Ok, lo strumentino non è che deve andare diciamo un solo momento alla fase, diciamo, in questo caso di 10 gradi e l'umidità del 70-80, deve essere costante. Allora dovete provare lo strumentino tante volte. Ora vi faccio anche vedere cosa uso io per fare questa cosa qui. Ok, io uso anche uno strumentino così elettronico, che è wireless, e un oggettino del genere, porca miseria, non si vede niente. Ok? Cosa fa questo strumentino qui? Praticamente questo strumentino mi si collega al telefono, ok? E mi dice costantemente la temperatura e l'umidità, ma non solo, mi fa l'onda, dove io posso vedere, vedete, quest'onda, nell'arco delle 24 ore, guardate, è in funzione, che cosa sta succedendo in quella stanza, in quella camera, in quel luogo, in quella cantina. Ovviamente questo deve essere collegato via wireless, insomma dovete avere la possibilità di collegarlo via wireless. Se non avete il wireless in quel punto, in quel momento, ci mettete un telefono, lo lasciate lì, lo collegate e via. Qua siamo Norcini 0.4, 0.5. Ok, perché dovete impazzire? E questa cosa la dovete fare prima di fare 20, 30, 40, 50 kg di salumi. Lo sapete che io ho conosciuto delle persone che sono venute a fare delle consulenze da me, che praticamente avevano fatto 70-80 kg e gli marciva tutto, perché non avevano visto per prima queste caratteristiche, diciamo, non hanno controllato la cantina dove le devono mettere, ma parecchie persone. Non fate la stessa cosa, anche se fossero 10 kg, prima di farli fate un test con 1 kg, 2 kg, 3 kg, funziona bene, ok, ne faccio 10, funziona, anche perché dovete sapere che il volume, mettiamo caso c'è una stanza,
Bene, dentro ci sono 10 salami e questi 10 salami occupano un metro quadro di volume. È una cosa. Se io in questa stanza vado a metterci 3 volte di più, 4 volte di più, vado a riempire quella stanza e il volume, ok, aumenta, sarebbe a dire l'umidità cresce, la temperatura si abbassa, sicché è differente. Non è detto che dove voi la prima volta avete messo 10 salami, la seconda volta ne avete messi 40, sto dicendo queste differenze, ora se 10 e 20 non succede nulla, che dovete un attimino vedere, io ve lo dico per un consiglio, per non buttar via tutto. Ok, vi ricordo anche che faccio consulenze in merito a queste cose qui, così, perché dovete capire esattamente questa cantina, questo luogo, che cosa fa. Ed è indispensabile che questo luogo abbia un'umidità, ora questo vedete, fra i 70 e gli 80, 70-80% di umidità, perché se no dopo mi dite, ah, come mai la salsiccia, il salame è venuto bucato, è venuta la cresta sopra, è venuto di qua, è venuto di qua, perché non avete dato attenzione a questo qui, che è tutto. Sì, ok, vi ripeto, quelli fortunati gli possono venire benissimo, e quelli che sono in un punto ventilato alto gli possono venire, certo, chi dice di no? Quelli che hanno le cantine sottoterra, belle, quelli che non ce l'hanno si devono organizzare, ok? Partiamo da questo qui. Allora, io vi dico io come faccio io le fasi. Le mie fasi, diciamo così, ho la fortuna di avere un maturatore, ok? E io vi dirò tutte e due le differenze, sia col maturatore sia non, perché lo faccio sia non sia sì, dipende anche dai periodi dell'anno. Col maturatore praticamente io metto le prime 24 ore a 4-5 gradi, perché questo? Perché prima di tutto 4-5 gradi disinfetterà perfettamente la carne, e poi perché innesterà un meccanismo di enzimi, un meccanismo che nella fase successiva saranno, diciamo così, proliferi per scattare la nostra famosa, diciamo, maturazione, muffa e quant'altro. E questo qui io lo faccio 24 ore. Ok? Se non avete la possibilità del maturatore, lasciatele fuori, ovviamente in un momento freddo, le lasciate fuori, e ovviamente in alto, li coprite un pochino, arrivano quelli, arrivano i gatti, arrivano i cani, ragazzi, è così. Se dovete un attimo alzare, anch'io ho qui un terrazzone, una cosa, li metto sopra, la notte li lascio fuori a ghiacciare completamente, 24 ore, una nottata, una 24 ore nel maturatore, tutte e due ve le dico. Poi cosa si fa? Questa è la fase della stufatura, passiamo. La stufatura praticamente serve a innescare la maturazione, ok? Sì, perché diciamo così è un pochino calda, perché si parte dai 19-18 gradi e dentro tutte quante le vitamine, gli enzimi, i batteri, quelli buoni, prolifereranno e comincerà da qui in poi la vera e propria maturazione, è lo start-up, ok? E va fatto. Una volta i nostri nonni le facevano semplicemente mettendolo, avete visto, in una stanza con il caminetto acceso, capito, chiuso, un pochino ventilato, ovviamente deve essere un pochino ventilato, e i nostri nonni ne sapevano tanto. Ora tanti li fanno anche adesso, lo fanno perché non hanno magari la possibilità di avere un maturatore, quello che è, insomma, ci vuole essere una stanza, accendete, vi posso dire, un termosifone lontano, misurate, pressa poco, vi ripeto, deve essere sui 18 gradi, in questo caso l'umidità deve essere abbastanza alta, sicché se non avete una bella cantina, quello che è, mettete sotto delle basciasche d'acqua, bagnate un pochino in terra e deve essere insomma un po' caldino, non esagerate col caldo, ripeto, si va da un range dai 18, 19, massimo 20, non andate oltre, non andate, se no si cuocerà tutto. E questa qui è una fase indispensabile per fare degli ottimi salumi, no, come dicevo, fate dei salumi normali, ma non gli date quello scatto di bontà, salume eccellente, ok, fate la carne secca, tanti dicono, ma io faccio la stufatura a freddo, ma cos'è questa stufatura a freddo? Nel senso, non la fai,
non la fai. Poi hanno la fortuna di essere in un punto con tanto umido e vanno a buon fine. C'è una grossa, grossa differenza e se non credete alle mie parole, provate, fate una prova, fate un salume, fate questo iter, fate quello del famoso stufatura a freddo e poi alla fine lo mettete a tavola e lo mangiate e dite, ah, Luigi aveva ragione, no, non aveva ragione, bene, fate come vi pare, vi garantisco che si fa così questo qui è. Comunque sia, si parte da 18, possibilmente con un 90% di umidità e si scende giorno per giorno, si scende. Se siamo in una stanza dobbiamo scendere mettendo un pochino meno legna, prendendo un po' meno la finestra, questo è un po' insomma un'alchimia vostra che dovete fare. Già sai se si mantiene così, se non riuscite a farlo scendere lasciatelo in questa maniera. Chi invece al maturatore non farà altro che nel maturatore o impostare la programmazione e se lo fa da solo, oppure tutti i giorni semplicemente andate là da remoto col dito, partite da 19, 90% umidità, il giorno dopo è 18, 85% umidità e così via per 4 giorni, 4-5 giorni fino ad arrivare a la fase successiva alla stagionatura. Scatta la fase 3 che è la fase di maturazione, di mantenimento e di maturazione e io vi dico come la faccio io, ok? Poi fate come vi pare a voi, non è che io sono detto legge, io vi dico la mia fase, poi la potete prendere, non farne un'altra. La mia fase, questa qui di maturazione, dipende ovviamente che cosa io ci ho messo dentro nel maturatore. Se ci ho messo, mettiamo caso, ora dico una cavolata, un salame che sarà 700-800 grammi, quelli tipici, io ce lo lascio un paio di mesi a 13 gradi con dal 70-80%, il range 75%. Faccio così, dentro il maturatore ci metto sempre del ramarino, ci metto della salvia, ci metto dell'alloro perché nel frattempo dà degli odori. Se io non ho il maturatore, cosa faccio? La famosa cantina, stanza che ci abbiamo messo, diciamo l'abbiamo isolata e dentro ci mettiamo magari se un umidificatore in questa stanza perché il problema è l'umido che deve stare su perché i gradi nel periodo di posso dire metà ottobre metà febbraio pressappoco quei gradi lì ce l'abbiamo, attenzione ai picchi, prendiamo dentro un umidificatore, costa 30 euro, 35 euro, non ci stiamo a noi vogliamo fare delle cose decenti, facciamo queste cose decenti. No, lasciamo stare, se no vi verrà e sì, una vi viene, una no, carne secca, un po'. Se volete fare queste cose vi dovete organizzare, è come che posso dire, il falegname che vuole lavorare il legno ma non ha la sega per lavorare il legno, la pialla o la cosa, non è che lasciate stare, organizzatevi, ci sono anche dei maturatori che ve li potete costruire da soli, ok? E delle cantine, vi ripeto, non ce l'avete voi, andate da vostra sorella, andate da vostro cognato, date un'occhiata, prendete lui lo strumentino, tac, lo trovate su Amazon, questo strumentino qui costa 10 euro e così prima di cominciare potete vedere con l'onda come si comporta durante la giornata e durante la settimana. Che dire, non lo faccio più lungo questo video perché siamo già andati oltre, ripeto, vi ho detto tutte e due le fasi. Chi è più fortunato aiuti gli altri e si sappia che non tutti sono fortunati ad avere una zona adeguata e tutti fanno ma io non lo faccio ma meglio se lo faccio io così non mi vengono perché non ho la situazione, io sono anche vicino al mare, sono pure sicché molto è un clima insomma brutto per fare i salumi, a gente che magari è un pochino in collina sarà ancora più fortunata, gli passerà sicuramente poco, addirittura mi raccontava Giuseppe, il mio fra virgolette socio sul gruppo, che lui ha provato una volta a farli, talmente che in alto a quel punto a farli su una terrazza, addirittura mi sono venuti io qua neanche 24 ore e marcerebbe tutto. Per farvi capire, no? Le differenze abissali. Siamo in Italia, lo sapete, no? Che da punto a punto, da chilometro a chilometro, cambia completamente ogni cosa, il clima.
Ok, vi chiedo di segnarvi al mio canale su YouTube, vi chiedo di segnarvi se volete sul gruppo così almeno possiamo anche discutere insieme su tantissime altre cose. Vi chiedo di evitare di offendermi, che mi sembra alquanto inutile, alquanto che io cerco, diciamo così, di dare un qualcosa, che insomma, se voi ne sapete più di me, che non ho detto mai che io ne so più degli altri, io quello che faccio è che esprimo i miei saperi agli altri. Se voi ne sapete di più, esprimete anche voi il vostro. Stop. Fine. Ci vediamo presto alla prossima pillola del giorno, della ricetta del giorno e quant'altro. Questo comunque ricordate, l'NB è una cosa importante, fra le cose più importanti da sapere prima, durante e dopo il cominciang. Ok? Buoni salumi a tutti. Così.